Le luci si sono accese ancora una volta su Gökberk Demirci and Özge Yats, ma stavolta il motivo è più grande del solito. Il viaggio a Parigi che ha incendiato il cuore dei fan e ha dato il via a un capitolo internazionale della loro storia, professionale e personale. È stato impossibile ignorare l'onda di entusiasmo che ha accompagnato la loro partenza da Istanbul, quell'aria di promessa, di nuovo inizio, di coraggio che solo i grandi rischi sanno portare con sé. Tutto è cominciato in aeroporto, dove gli sguardi si sono posati su Özge, elegante senza ostentazione, con un look da viaggio comodo ma curato, capace di trasformare la sala d'imbarco in una passerella discreta. Il sorriso era quello di chi sta per attraversare una soglia importante, gli occhi fermi, lucidi di determinazione. Accanto a lei, anche se non per salire sullo stesso volo, c'era Gökberk. È rimasto con lei fino all'ultimo controllo, quel saluto che dice tutto senza bisogno di parole, un abbraccio che ha parlato di fiducia, di un patto silenzioso, fai ciò che devi, io ci sono. Alcuni fan hanno riconosciuto entrambi, chiedendo fotografie e lasciando qualche lettera, e Özge si è fermata apposta per salutare e ringraziare. Quel gesto semplice ha scaldato l'attesa, i telefoni hanno ripreso la coppia con una gentilezza non comune. Quando Özge ha varcato il gate, la folla si è dissolta lentamente, con un mormorio che sapeva di orgoglio. Ore dopo, Parigi ha accolto Özge con un cielo che sembrava fatto per i nuovi inizi. I fotografi locali l'hanno individuata appena uscita dall'aeroporto, in cammino verso uno studio di produzione nel cuore della città. Niente clamore inutile, movimenti rapidi, passo sicuro, un'agenda puntuale. Quell'avvistamento ha tolto ogni dubbio, il viaggio non era una gita romantica, ma la mossa decisiva di un progetto cinematografico internazionale che aveva già messo la stampa sulle spine. Il passaggio dal taxi alle porte dello studio è durato un attimo, ma abbastanza per far capire che il set l'aspettava da tempo. Le voci dall'interno hanno cominciato a circolare immediatamente. Fonti vicine alla produzione hanno confermato che si tratta di un dramma romantico con un cast misto, nomi turchi ed europei incastonati nella stessa storia. Alla regia, un cineasta europeo acclamato per il suo sguardo intenso e per la capacità di trasformare le emozioni in immagini luminose. Per Özge, il ruolo previsto non è un semplice protagonista, è un personaggio che scava, che costringe a mostrarsi senza schermi, una donna forte e vulnerabile insieme, un registro inedito rispetto ai progetti che l'hanno resa popolare. Una scelta che esige coraggio. Una scelta che, a detta di chi ha letto le prime pagine di sceneggiatura, potrebbe ridefinire il suo percorso. Mentre la notizia prendeva forma, Istanbul non restava in silenzio. Gökberk, rientrato a casa, ha spezzato il riserbo con un messaggio breve e intenso, pubblicato nelle storie, un'inquadratura del biglietto aereo piegato, un raggio di sole sulla finestra, e poi poche parole, senza ridondanze. Era un augurio e una promessa, ed era chiaro a tutti che quei due cuori si parlano nello stesso ritmo. La reazione dei fan è stata immediata, commenti commossi, foto d'archivio della coppia, ricordi di set, di interviste, di momenti condivisi che adesso acquistano un sapore nuovo, perché ogni inizio importante rilegge tutto ciò che è venuto prima. Poi è arrivata la prima condivisione di Özge da Parigi, scatti rubati alla sua quotidianità di questi giorni, non la città patinata delle cartoline, ma quella che ti entra sotto pelle. Un corridoio dello studio con luci basse e cavi intrecciati, una tazza di caffè ancora fumante sul bordo di una finestra che guarda i tetti di ardesia, un frammento di copione appena evidenziato. E, in mezzo, una breve clip della città. Il respiro della Senna al mattino, il fruscio delle foglie sui viali, lo scintillio della torre Eiffel intravisto tra le nuvole. Sotto, una frase semplice e dritta al cuore, senza enfasi, si apre un capitolo nuovo, mi sento grata, emozionata e piena d'amore. Una dichiarazione limpida, che ha raccolto migliaia di like in pochi minuti. Nei commenti, le voci hanno creato un coro. C'era chi scriveva che non vede l'ora di vederla sul grande schermo a Parigi, chi la ringraziava per la tenacia, chi le ricordava che non è sola. A sorpresa, molti volti noti turchi hanno lasciato il loro abbraccio pubblico, complimenti sinceri, parole di stima per il salto fuori confine, per la scelta di esporsi, di mettersi alla prova lontano dalle certezze. Era chiaro, non è la prima volta che Özge affronta un progetto ambizioso, ma qualcosa
questa volta, suona diverso. Forse perché la cornice è Parigi, forse perché il film unisce due mondi e due lingue, forse perché accanto, visibile o invisibile, c'è Gökeberg, e questo rende tutto più grande, più vero. Intanto, i critici hanno cominciato a parlare. Non con il tono secco dei comunicati, ma con la curiosità di chi intuisce un passaggio di livello. Qualcuno ha scritto che potrebbe essere la svolta che sposta l'asse della carriera di Osge, altro che non si esaurisce in una stagione televisiva. Le parole «pietra miliare» sono comparse presto, in paragoni cauti ma eloquenti, in analisi che guardano al respiro del racconto, alla fotografia prevista, a come l'identità turca possa dialogare con quella europea senza perdere le proprie radici. Il progetto chiede maturità, e proprio per questo potrebbe restare. Sul set, intanto, il lavoro scorre. Si mormora che alcune sequenze chiave verranno girate tra Montmartre e le rive della Senna, con un'alba prevista davanti alla Torre Eiffel che richiede una coreografia precisa di luce e movimento. Le prove sono serrate, lo staff corre tra reparti, eppure c'è quell'alchimia che tutti sognano. Gli attori si cercano, la regia vibra, la città risponde. Sono giornate che si imprimono nella memoria, fatte di attese, di riprese che partono e si rifanno, di silenzi prima dell'azione e di piccoli trionfi quando una scena finalmente respira. Ogni dettaglio sembra partecipare a un disegno più ampio. E in mezzo a tutto questo, la distanza. Quella domanda che i fan non smettono mai di farsi: come si tiene saldo un amore quando la geografia si mette di mezzo? La risposta è arrivata in modo sottile. Una foto di Gökeberg nella sua routine, un ciak poggiato su una scrivania, una dedica che non dice il nome ma che tutti riconoscono, un mazzo di fiori recapitato allo studio parigino con un biglietto breve, senza firma. Non servivano conferme. L'intesa tra loro due ha trovato una lingua che non ha bisogno di didascalie. E se qualcuno ha provato ad alimentare la malizia, insinuando che la lunga permanenza a Parigi avrebbe creato tensioni, è rimasto deluso. Ogni gesto mostrava l'esatto contrario. Col passare dei giorni, Osge ha continuato a condividere frammenti, centellinati e mai invadenti. Un sorriso rubato allo specchio del backstage, una risata con un'attrice europea che presto scopriremo sullo schermo accanto a lei, un soprabito appoggiato alla sedia tra un cambio scena e l'altro. Ha ringraziato più volte i suoi sostenitori, promettendo di portare in ogni fotogramma la gratitudine di chi sa di rappresentare un pezzo di casa lontano da casa. Ha raccontato le fatiche senza vittimismo, la voce che alla sera si fa più bassa, i piedi che bruciano dopo ore di set, la concentrazione che non deve cedere. Ma ha raccontato anche le scoperte, una pasticceria vicino allo studio che prepara il tè come lei ama, un libraio che le ha indicato un romanzo in lingua originale utile per entrare meglio nel personaggio. Gökeberg, dal canto suo, non è rimasto un'ombra. Pur rispettando i tempi e gli spazi del progetto, ha lasciato intravedere il suo sguardo sulla situazione. In un'intervista breve, registrata in uno studio di Istanbul, ha parlato della qualità del coraggio, di come a volte gli amori più solidi siano quelli che sanno non trattenere, ma accompagnare. Ha detto di essere fiero della strada che Osge ha scelto di percorrere, di credere che le sfide internazionali non siano una fuga, ma un approdo. E quelle frasi, semplici, hanno tolto l'aria ai pettegolezzi più frettolosi. Intanto, la macchina del film non si fermava. Le prime letture sul set hanno rivelato la tessitura emotiva della storia, due persone che si incontrano a Parigi, ciascuna con un passato che preme sul presente, e un amore che nasce dove la città fa brillare ciò che si tenta di nascondere. Il personaggio di Osge non è un archetipo levigato, ma una donna piena di spine e di luce. È stato detto che la regia le chiede verità, non perfezione, e che in alcune scene le è stato domandato di lasciare fuori dal set ogni protezione. Lei ha risposto con una dedizione che ha impressionato anche i più scettici. Le location scelte non sono un semplice sfondo. Montmartre, con le sue scale e i suoi silenzi domenicali, sembra un personaggio. La Senna, con le sue correnti appena percepibili, appare come un pensiero che torna. La Torre Eiffel, ripresa non come un'icona da cartolina ma come un gigante che veglia, diventa un testimone. Tra queste immagini, la voce di Osge si muove con naturalezza, e la fotografia promette contrasti morbidi, colori sobri, ombre che non fanno paura.
La produzione, attenta e frammentata, lascia filtrare solo l'essenziale, ma quel poco basta a far salire l'attesa. Dall'altra parte, i fan contano i giorni. C'è chi immagina l'anteprima, chi sogna di vedere la coppia passeggiare insieme lungo la Senna al termine delle riprese, chi prepara già il viaggio per Parigi pur di incrociare per un attimo lo sguardo di Osge quando uscirà dallo studio. Nei forum, le discussioni si moltiplicano. Si scommette sulla data del trailer, si commentano i look, si celebra la compostezza con cui lei abita questa nuova dimensione. Ogni tanto, un'immagine di Goldberg che guarda fuori dalla finestra, un raggio di sole sulla spalla, spegne il brusio. È come se annunciasse una visita a sorpresa, un arrivo che tutti sperano di vedere immortalato. Non ci sono state conferme, ma qualcuno giura di aver intravisto Goldberg a Parigi per una manciata di ore, discreto e invisibile, il tempo di una cena lontano dai riflettori e di una passeggiata breve, giusto il necessario per ricaricare l'anima. Nessuna foto, nessuna prova schiacciante, solo una sensazione. Ed è forse giusto così, ci sono momenti che hanno bisogno di restare intatti, non per segreto, ma per rispetto. E comunque il cuore della storia, quello che interessa a tutti, si sta girando sotto gli occhi attenti di una città che li ha adottati per qualche settimana. Tra una sequenza e l'altra, sono arrivate anche le congratulazioni dei colleghi più autorevoli. Messaggi privati e pubblici, inviti a non mollare, promesse di nuove collaborazioni una volta chiuse le riprese. Si percepisce una rete, un tessuto di relazioni che sostengono questa prova. È come se l'industria, a tratti tanto competitiva, avesse trovato un momento di respiro nel vedere una di loro spiccare il volo oltre confine senza rinnegare la propria storia. E questo, per chi guarda, ha un sapore speciale. Così, giorno dopo giorno, le riprese avanzano. I Chuck si susseguono in alcuni degli angoli più celebri e più nascosti di Parigi, e in ogni angolo sembra esserci un pezzo di racconto che si incastra. Le prime indiscrezioni parlano di una scena all'alba, con i colori ancora freddi, una corsa leggera lungo il fiume e una confessione sussurrata su un ponte. Un'altra scena, dicono, prevede la pioggia sottile su una terrazza a Montmartre, capelli bagnati, occhi lucidi, parole che pesano. È una grammatica delle emozioni che promette di restare addosso. Mentre tutto questo accade, la percezione generale è che non si tratti soltanto di un film, ma di un passaggio di consegne dentro la stessa carriera di Osge, dalla sicurezza di ciò che è già stato conquistato alla sfida di ciò che ancora va nominato. È un salto che chiede di fidarsi non solo del proprio talento, ma del proprio istinto. Goldberg lo sa, la guarda da lontano e la incoraggia, e questo sguardo è parte della sostanza. Non perché definisca chi è lei, ma perché le consente di spingersi più in là senza temere di cadere. Forse è per questo che tanti, tra i critici e tra i fan, parlano già di una svolta. Non la svolta rumorosa, ma quella che si sente nel respiro, quando si capisce che nulla, dopo, sarà identico a prima. A Parigi, tra la Torre Eiffel, Montmartre e la Senna, sta maturando qualcosa che unisce le loro strade e le porta su un piano più ampio. E mentre le telecamere catturano ogni dettaglio, i cuori che li seguono da anni aspettano un segnale in più, un'altra foto, un altro frammento dietro le quinte. L'attesa non pesa, quando è fatta di orgoglio. E così, senza proclami e senza rumori inutili, un nuovo viaggio è davvero cominciato. Per Osge, che cammina nel centro di Parigi con il copione nella borsa e la città negli occhi. Per Goldberg, che da Istanbul misura il tempo con la pazienza di chi conosce il valore dei processi. Per tutti coloro che, guardando questa storia, vi leggono un invito a credere che le distanze si colmano quando la direzione è condivisa. Il resto lo dirà il film, quando le luci si spegneranno e sullo schermo resterà soltanto la verità di una scelta.